Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati alle nostre grandi previsioni energetiche del nostro lui lei, di cui si perde la trattazione nella notte dei tempi, il nostro divino maschile e il divino femminile. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 eternamente grazie. Io in questi giorni sono 2 settimane che non apro le mail e mi viene un po' di calore, un po' di calore, perché come vi ho detto nelle previsioni settimanali sto preparando le masterclass delle belle chicche per i segni zodiacali per il 2026, i segni zodiacali di dicembre 2025 e le masterclass saranno una bomba rivoluzionaria e quindi ci sto mettendo tutto il fuoco possibile, stiamo preparando il sito web e tante altre cose che poi verranno l'anno prossimo, che non vi spoilerò niente perché è una cosa grossa, una cosa grossa. Quindi, ragazze mie e ragazzi, non sto facendo consulenze, come avete visto. Le riprenderò a poco, appena un attimo ho una parentesi energetica da potermi dedicare a una persona, o 2 persone o 3 persone, ok? Con le masterclass lo faremo contemporaneamente. Quindi, ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 eternamente, eternamente grazie. Il lavoro che state facendo è straordinario. Sotto all'info box c'è la pratica dei 21 giorni che vi sta rendendo autonomi, che era quello il mio obiettivo. Realizzatori di desideri, realizzatori, non si può dire così, ma manifestatori di desideri, grazie eternamente, grazie. Allora, oggi continuiamo a fare il nostro lui-lei con lo specchio terapeutico perché vi sta dando grandi intuizioni, grandi rivelazioni e sono contentissima di questo. Allora, io sono guarita, cioè quasi. La tosse ci sono ancora degli strascichi, grazie che mi avete scritto anche su Instagram, grazie. E il nostro amore che ci fa sostenere nella gioia e nel dolore. Quindi quando abbiamo capito che il dolore è soltanto un'energia più forte che non siamo abituati ancora a maneggiare, no? E quando ci alleiamo ci autopotenzia, è la soglia, è l'iniziazione. Quindi grazie, 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 grazie. Faccio un grandissimo benvenuto a tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi e mi raccomando, praticate e seguite il vostro sentiero, il capolavoro della vostra vita. Allora, preparo il mio schemino davanti che ormai dici, Francesco, te lo sei imparato a memoria. Sì, però voglio avere sempre l'ascendente vergine. Voglio avere tutto preparato e poi lo butto. E poi, come facciamo ai rituali, no? Ai rituali privati. Mi preparo tutto e poi strappo tutto, non mi frega niente, vengo ispirata. L'importante è essere ispirati. Allora, sì, andiamo a fare. Iniziamo dal nostro maschione, che è un'energia, lui e lei sono energie interne, no? Che poi si manifestano nella realtà con una persona o meno, ok. Ma questo lo spiegherò durante la lettura. Tu fatti sempre ispirare, non lasciare che la tua mente letteralizzi le cose, ok. Allora, vediamo il nostro maschione. Aspetta, Francesco, battite prima di qua, poi ti avvicini lo schemino. Ok, stavo uscendo un 5 di coppe, è triste. Vabbè, vediamo. Allora, andiamo a vedere qual è l'essenza del momento presente di lui. L'essenza del momento presente di lui. Qual è la ferita profonda? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi comunque. Stiamo facendo delle stese epiche qua. Qual è l'illusione dell'ego? Cioè qual è la storia che si racconta per non vedere la verità? La storia che l'ego gli fa raccontare, no? Poi, quarta carta abbiamo il vero desiderio dell'anima. Invece, che cosa vuole veramente l'anima?
Quinta carta abbiamo la proiezione che fa su di lei. Che cos'è che vede in lei che invece è suo, c'ha lui dentro e che deve sviluppare all'interno? Cos'è che proietta su di lei che invece è una cosa, una qualità sua, qualcosa di suo che deve realizzare all'interno? Poi, crisi punto di svolta. Il momento in cui avviene il crollo, la resa e quindi si sviluppano le capacità in questi prossimi giorni. Dov'è che ha il crollo, la crisi, la resa? Poi, ultima carta, l'integrazione che avviene, il passo concreto che porta alla guarigione, no? L'integrazione che avviene. Poi, andiamo da questa parte. Qual è la vibrazione attuale di lei? Vibrazione attuale di lei. Qual è la ferita del suo cuore? Qual è l'autoinganno? Che cos'è che si racconta per non vedere la verità? Poi, che cos'è che invece vuole veramente la sua anima? Poi, qual è la proiezione che fa su di lui? Cioè, cosa attribuisce a lui che invece è suo di riflesso? Cosa attribuisce a lui? Dove avviene la sua rinascita, la rinascita di lei, dove si libera? E poi la medicina del cuore, la benedizione, la qualità interiore che realizza in questi giorni. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro sciamanico. Cosa accadrà in questi giorni? Allora, essenza del momento presente di lui, essenza del momento presente di lui. Qua abbiamo un bellissimo 10 di coppe, famiglia. 10 di coppe, famiglia. 10 di coppe dimostra che dentro di lui c'è una spinta spontanea verso il sentirsi a casa, verso quel tipo di amore che non si accontenta più di mezze misure, mi spiego? Cioè lui è un uomo che, anche se nella pratica magari non sta muovendo ancora i passi che lei vorrebbe, interiormente sente una maturazione fortissima. Di che cosa parla questa maturazione? Armonia, vuole un legame vero, vuole smettere di lottare contro se stesso. Cioè è come se dicesse in questi giorni: questo è il tipo di vita in cui mi riconosco, questa è la qualità emotiva che il mio cuore vuole abitare. Questa è energia potentissima, ragazze mie ragazzi, non viene dalla testa, viene proprio dalle viscere, sono le coppe. Vediamo qual è la ferita profonda in tutto questo. Eh beh sì, qua c'è la stella. La stella è una ferita sottilissima e dolorosissima, cioè è la ferita di non sentirsi mai abbastanza luminoso, da non sentirsi degno di essere visto, da non sentirsi degno di essere amato, da non sentirsi degno di essere celebrato. Cioè la ferita dell'anima che ha creduto di aver perso la sua direzione, no? Quella un po' dell'uomo che pensa: quello che sogno non è per me, quello che ho sognato non è per me, non lo merito. Questa è una ferita profonda che abbiamo tutti comunque, no? Per la morale e il condizionamento dello psicopenitenziario in cui ci troviamo. Quindi lui dentro di sé porta una storia di antiche delusioni, di speranze tradite, e allo stesso tempo ti dico una cosa anche qui, perché paradossalmente è proprio questa ferita che lo rende così spiritualmente sensibile. Cioè è un uomo che si è abituato a non chiedere troppo perché teme di rovinare la magia semplicemente sperimentando un desiderio, hai capito? No, mi basta questo, hai capito che voglio dire? Vediamo l'illusione dell'ego, quello che si racconta. Eh sì, è chiaro. Il matto.
se me ne vado, se non mi lego, se non prendo decisioni, sarò libero. E questa è la vecchia illusione del matto quando non è guarito. Fuggire invece di scegliere, partire invece di rimanere, rifiutare responsabilità per non fallire. Ma non è solo questa la bugia che gli racconta l'ego, Gli dice anche che non è ancora pronto per restare, che deve ancora capire, che deve ancora crescere, deve ancora sistemare la vita prima di permettersi un grande amore. In realtà la sua anima sa che questa storia è un modo per non affrontare la sua vulnerabilità. Mi spiego? Ma chi è che non ce l'ha queste ferite? Cioè, parliamoci chiaro. Lui, lei, cioè, nel senso, sono archetipi interni, no? Mm. Vediamo quello che vuole veramente l'anima sua. Dice tutt'altro l'anima. L'otto di coppe dice tutt'altro. Guardate poi a cosa ci servono le carte, Cioè, è pazzesco. L'anima vuole lasciare finalmente un vecchio modo di esistere, che è quello che ti ho detto prima. L'anima vuole voltare le spalle a tutto ciò che non gli dà più nutrimento, anche se gli è familiare, anche se gli ha dato nutrimento fino a quel momento. L'anima sua vuole crescere, l'anima sua vuole maturare, l'anima sua vuole evolvere. Cioè il suo spirito vuole uscire dal ciclo delle ripetizioni, vuole un amore adulto, l'adultità animica, vuole guarire non lo so, l'infantilismo mi sta venendo a dire, vuole guarire l'infantilismo emotivo che a volte lo trattiene, cioè vuole scegliere, non vuole più scappare. D'altronde col 10 di coppe qua è chiaro. Vediamo qual è la proiezione che fa su di lei, che invece è una cosa sua interna. L'asso di bastoni, eh sì, lei la vede come irresistibile, la vede come un incendio bellissimo e pericoloso, proietta su di lei praticamente la sua stessa intensità, proietta su di lei la sua stessa passione per la vita, proietta su di lei la sua stessa volontà di vita. Quindi in realtà ciò che attribuisce a lei, che è questo impulso, questo desiderio, questo magnetismo, è qualcosa che gli appartiene, cioè è lui che brucia, è lui che desidera, è lui che sente la chiamata. E lei è semplicemente lo specchio della sua energia vitale repressa. Quando vede lei che le attiva tutto quel fuoco, quel bruciore, quel magnetismo, è perché lei è lo specchio della sua energia vitale repressa. Sì. Vediamo dove arriva il punto di svolta, la crisi? Eh sì, no. La regina di coppe, la resa arriva nel momento in cui lui si accorge che non può più difendersi dall'affetto, non può più difendersi dall'affetto, perché la regina di coppe scatena in lui un crollo dolcissimo, cioè un'apertura che fa paura, un'emozione che trabocca, una sensibilità che non può più negare. Sai che significa questo? Che questa settimana lui si arrende all'amore, ma non all'amore perfetto, all'amore sentito. E questo è ciò che genera la crisi, cioè non può più far finta di non sentire. E ci siamo arrivati, bravo. Vediamo un po' qual è la lezione che viene integrata. È chiaro, ma guarda, è una sequenza, è il carro. È potentissima la lezione che integra. Qual è la lezione che integra? Qua c'è il carro, che può guidare la sua vita senza scappare. Che il coraggio non è ignorare la paura, ma attraversarla. Il carro è anche la carta dell'autostima, no? Cioè il carro gli insegna che può prendere le redini del suo destino emotivo. Quindi questa settimana lui capisce che per la prima volta dopo tanto tempo di poter scegliere attivamente la felicità. Il piacere, la felicità è un atto di volontà. Ve l'ho spiegato nella danza del piacere, no? Vediamo lui e lei molto simili, no? Pure
nelle ultime, da quando stiamo facendo i lui terapeutici, ma quello che vi sto per dire adesso ha a che fare con tutto ciò che viviamo, cioè laddove raggiungiamo un certo traguardo emotivo di apertura, eccetera, no? Ci apriamo, ci diamo, eccetera, o che sia lui, che siamo noi. Non è che è una cosa definitiva, poi a volte sentirsi tornare indietro, non è mai tornare indietro, perché la consapevolezza è irreversibile. Che succede? Ci sono nuove prove con le acquisizioni già fatte. Quindi, perché la pacificazione degli eventi perturbati, la pacificazione degli spiriti perturbati, che come sapete sono le immagini della vostra vita disastrose, no? Della nostra vita. Quindi la pacificazione degli spiriti perturbati avviene a gradi di intensità sempre più grandi. Non è che lo fai una volta e basta, se no ti disincarni, muori, finisce. No, finché sei sulla Terra c'è questa pacificazione a gradi di intensità sempre più elevati. Va bene? Perché abbiamo visto che si apre la settimana scorsa, abbiamo visto pure l'altra scorsa, quindi sono a gradi di intensità sempre più elevati. Ok. Andiamo a vedere su di lei. Qual è l'energia attuale di lei al momento presente? Lei incarna il fuoco sovrano, c'ha il divino maschile addosso, il re di bastoni, c'ha il bastone in mano, la bacchetta magica. Lei incarna la forza di volontà. Mia nonna diceva volere e potere. E che cos'è la magia? Se non l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà? Quindi qua in lei c'è una sicurezza nuova, una presenza magnetica, qua in lei c'è la capacità di dire questa sono io, questo è il mio valore, non aspetta più conferme, si muove come una donna che guida la sua vita, è in uno stato di enorme potere personale. Io già faccio un applauso al nostro divino femminile, appunto, quindi questa grande forza, è chiaro, è in uno stato di enorme potere personale. Vediamo qual è la ferita però in questi giorni che emerge, la ferita del cuore. Il mago e la ferita, sì. Allora, partiamo da qui. La ferita è molto intima, ha paura di illudersi, ma tutto è un'illusione, cioè anche tu che mi senti che sto parlando è un'illusione. Allora, ha paura che le sue intenzioni non prendano forma, ha paura che le sue manifestazioni o il lavoro che sta facendo non abbia lo scopo desiderato, ha paura di essere sempre lei, quella che spinge, quella che mette energia, quella che crea, mentre l'altro rimane indietro. Quindi la ferita è la paura di dare potere alla sua visione e poi di rimanere delusa. Allora, concetto fondamentale. Prima regola dello yoga sciamanico si chiama la yasa, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Quando facciamo un'elaborazione di un desiderio, quando vogliamo realizzare qualcosa, dopo che facciamo il patto con gli spiriti, lo dico, vabbè, questo lo facciamo in privato, lo faremo adesso con le masterclass dove o sì, è chiaro? Ok. Quando fai il patto con gli spiriti, dopo aver ricevuto l'iniziazione, che andiamo a fare, ti faccio l'iniziazione, dopo aver fatto il patto con gli spiriti, dopo aver sacrificato quello che sceglierai di sacrificare agli spiriti, come offerta, tu non devi fare più niente. Devi permanere nella grazia e nell'entusiasmo, che è la cosa più difficile, altrimenti si perde la magia del rituale. E come lo fai? Continuando a praticare, continuando a praticare, continuando a praticare, continuando a praticare, perché il corpo si deve convincere, tutte le cellule devono essere convinte. Ecco perché disciplina. Non sei tu più che realizzi i desideri. L'io non realizza i desideri, è qualcosa di troppo piccolo e limitato per avere la potenza di realizzare le grandi visioni della tua anima. Quindi i desideri voluti dall'io, dall'ego, non si realizzano. Quando si realizzano crollano immediatamente. Perché? Perché l'ego non può supportare la fede. E quindi soltanto i desideri dell'anima si realizzano. Come lo fai a vedere se è un desiderio egoico o un desiderio dell'anima? Lo facciamo durante la trance sciamanica. Quando nelle masterclass poi ti inviterò a fare il mandala visionario mentre sei in trance, vabbè, questo lo faremo nelle masterclass. E è possibile che lo stesso desiderio rimanga anche quando sei in trance, ok? Allora là sei sicuro che non è un desiderio dell'ego. Però ti devo portare in trance, attraverso degli stati ampliati di coscienza, respirazione, movimenti, eccetera. Quindi, una volta che tu
esprimi un intento, tu non devi fare più niente. Non devi fare più niente, devi concentrarti, come facciamo nei rituali sciamanici, soltanto nell'offerta quotidiana, cioè nel sacrificio quotidiano che hai offerto allo spirito. Devi concentrarti su quello tutti i giorni, tutti i giorni. Per esempio, alcuni di voi con cui ho fatto il rituale, che hanno realizzato alcuni degli obiettivi scritti, non faccio nomi, hanno rinunciato, per esempio, una di voi era ai dolci, se non sbaglio, per tipo 3 mesi. E poi un'altra aveva rinunciato, dovete rinunciare a qualcosa. E anche una credenza a cui rinunci, va bene? È l'offerta di cui lo spirito si ciba affinché possa portarti il tuo desiderio. Sono pratiche antichissime, pratiche sciamaniche. Quindi qual è il senso? Qua la ferita è la paura di dare potere a questa tua visione e di rimanere delusa. Questo è il senso. Va bene, continuiamo, andiamo avanti, poi vediamo. Qual è l'autoinganno? Cioè, che cos'è che si racconta lei? Che cos'è che si racconta l'ego a lei? 7 di coppe. L'autoinganno è pensare di non sapere cosa vuole, di avere troppe opzioni, di avere troppe visioni, di avere troppi scenari. In realtà, lei sa benissimo che cosa vuole, soltanto che non vuole guardarlo troppo da vicino, perché guardarlo significa rischiare. Il 7 di coppe ti rivela che il suo vero limite di lei non è la confusione, ma è la paura di scegliere una via sola, cioè quella che vibra davvero nel cuore, le coppe, le emozioni. Meriterebbe un minuto di pausa, di silenzio questa carta. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, io più guardo queste carte, no? Più sento quanto sta essendo profetica la pratica dei 21 giorni e quando andremo a fare le masterclass. Perché io grazie a questo ho risolto sta roba qua. La paura di illudermi, è tutta un'illusione. Cioè, allora illudiamoci in grande, è tutta un'illusione. E realizziamo illudendoci in grande. È tutta un'illusione, citta maya, come dicono i buddisti, inganno della coscienza, è tutta un'illusione. Queste carte è un'illusione, questa è un'illusione, questa pelle è un'illusione. La vita e la morte stessa sono apparizioni, immagini, non è reale, né la vita né la morte. Esiste solo la luce splendente, la luce della vacuità, da cui tutto origina. Tu sei il sogno che l'anima sta sognando. L'unica cosa reale è il sogno. Scusami, per la mente è complessissimo, non può capire questo, ma infatti per uscire fuori dalla mente ci vuole un altro strumento, che non è la mente, è la fede. La fede è il più grande strumento con cui sei venuta al mondo. La fede, come vi ho detto nella danza del piacere, è l'ossigeno che respiri. Più respiri, più tu senti la fede. La fede è l'ossigeno. Il fatto stesso che respiri si chiama fede. Ecco perché ce l'hai per forza, se no non eri vivo, non stavi qua. Ok. Vediamo che cosa vuole veramente l'anima di lei. Il 4 di coppe. Beh, sì. La sua anima chiede una cosa sola: riposare emotivamente. La sua anima chiede di non fuggire. La sua anima chiede di non inseguire. La sua anima chiede di non compensare. La sua anima vuole ritrovare la sua autenticità. Vuole un amore che la raggiunga mentre lei è centrata, non mentre rincorre. Vuole smettere di accontentarsi di briciole e allo stesso tempo vuole smettere di cercare consolazioni inutili. Vuole profondità. È chiaro.
Qual è la proiezione che fa su di lui? Vediamo, che invece le appartiene. 5 di spade. Lei proietta su di lui questa guerra invisibile. Lei dice di lui, ah, è complicato, ah, lui sta sulla difensiva, ah, lui è ambiguo, ah, lui sta giocando giochi mentali. Quindi lei attribuisce a lui l'idea che lui sia complicato, che faccia giochi mentali, che sia ambiguo, ma in verità queste dinamiche appartengono solo a lei. Appartengono alle sue ferite di abbandono non pacificate, ai suoi vecchi schemi di conflitto, ai suoi modi in cui ha imparato a difendersi. Cioè lei vede in lui la lotta interna che sta vivendo lei. È chiaro, no? Le manipolazioni, i giochi mentali, lui è manipolativo, no, è tutto suo, non c'è storia. E chi è che non vive, non ha vissuto queste dinamiche? Ma ci stiamo liberando, ok? Ci stiamo liberando dalla paura. Cioè, nello yoga sciamanico ci insegnano sempre, costantemente, non esiste niente che esternamente può nuocerti. Può nuocerti soltanto l'idea che qualcosa possa nuocerti. È l'idea che qualcosa possa nuocerti che ti nuoce. È l'idea che qualcuno possa nuocerti che ti nuoce. È l'idea che tu possa prendere una malattia che ti può nuocere. È l'idea che tu possa essere contagiata da qualcosa che ti nuoce. Non la cosa in sé, come disse qualcuno di grande che non ero io, tutto è puro per i puri, cioè all'origine tutto è puro finché non arriva la mente che mette un giudizio. Come nel caso la paura che qualcosa possa nuocerti. Ma questo è una cosa complicatissima da emergere, da trasfigurare se usiamo la mente razionale. Dobbiamo lavorare sul corpo con la fede. Yoga sciamanico. Ok, vediamo qual è la sua rinascita. Stupendo, la giustizia, magistrale rinascita. Lei questi giorni torna nel suo centro, ripristina l'equilibrio interno, rimette in ordine le sue energie, decide di non sacrificarsi più per essere amata, di non svendersi più, di non piegarsi al volere dell'ego, iniziando a dare il giusto peso alle parole, ai gesti e ai tempi. Diventa giusta con se stessa, né troppo né troppo poco. Ok. Qual è la benedizione che riceve? La morte, stupendo, tutta sta roba. La morte, tra le mie carte preferite in assoluto insieme ai 9 di coppe, 9 di denari. Ma pure il 9 di spade, grazie al 9 di spade poi ho raggiunto questa consapevolezza. Ok. Quindi la morte, la benedizione è un rito di trasformazione totale, il taglio del vecchio schema. È la fine di un modo di amare obsoleto, gestito dalla mente razionale. È la fine di un modo di amare troppo faticoso, troppo carico, perché pieno di controllo, di paure, di ossessioni volute dall'ego. La morte la libera, le apre una nuova era, più vera, più selvaggia, più selvatica, più sua. Questo è il passaggio in cui l'anima le dice: finalmente ti vedo, finalmente ti vedo. E lei lo dice all'anima: finalmente ti vedo. È chiaro? Allora, cioè stiamo facendo, voglio dire, dei salti, delle cose stratosferiche, stratosferiche.
Metto altre due carte di qua e altre due carte di qua, poi facciamo una narrazione unica. Allora, dove stanno? Metto, boh, ci sono queste qua piccole, le altre. Allora, vediamo a questo punto a cosa sono conformi le intenzioni che lui avrà nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni. Cavaliere di denari. Fare le cose piano, a poco, con grande disciplina, autorevolezza e costanza. Andare piano, fare le cose piano, fare le cose con calma, con disciplina e costanza. Queste sono le sue intenzioni. Le azioni che farà nei confronti di lei. Qua c'è un 5 di coppe, c'è anche una richiesta di aiuto e di perdono. Non sono azioni eclatanti che l'energia maschile fa nei confronti dell'energia femminile in questa settimana, sono azioni di spessore profondo. Il 5 di coppe mi parla di una persona che è pentita, che è ferita, abbiamo visto la resa con la regina di coppe, sono azioni che parlano di resa, ok? Si fa conoscere con il cuore a poco. E l'energia finale di lui nei confronti di lei in questi giorni, 10 di bastoni, si scrolla da dosso troppi carichi, troppe responsabilità emotive, troppi pesi che si portava addosso e quindi vedrete le energie maschili molto stanche in questi giorni, molto più vere però, molto più autentiche, e sarà piacevole condividerci il tempo con tutte le energie maschili che si riscontrano più l'energia maschile, perché saranno energie aperte, senza fuochi d'artificio, ma piuttosto con il cuore in mano. Mettiamone un'altra. E poi c'è il matto e si lancerà, che non è il matto di qui, è il matto di qui, è il matto risolto, non è il matto che gli dice non sei pronto, non è il matto che gli dice se scappi è meglio, è il matto che gli dice salta, affidati alla vita. Quindi vedremo qua dei maschili in questi giorni molto fiduciosi nella vita, che non fanno i fuochi d'artificio, ma piuttosto hanno qualcosa di più vero tra le mani, che è il loro cuore. Quindi l'approccio qui è di comprensione profonda, di apertura del cuore. Vediamo da questa parte le intenzioni dell'energia femminile nei confronti del maschile. Qua c'è la luna, non sono ancora ben chiare a livello razionale le intenzioni che l'energia femminile ha nei confronti del maschile, ma piuttosto possono avere dei dubbi, come l'abbiamo visto qua, no? Che attanagliano un po' la mente, quindi le intenzioni sono quelle, ma siccome sono quelle di seguire l'intuizione e non la mente razionale, anche se non conosce il risultato delle sue azioni o delle sue intenzioni, ha una grande forza di seguire la sua intuizione. Le azioni che farà nei confronti del maschile, dell'energia maschile. E qua abbiamo la forza, avrà il coraggio di fare delle azioni che parlano di autenticità. Avrà il coraggio di parlare, il coraggio di essere, il coraggio di recuperare e di darsi, il coraggio di darsi alle proprie emozioni, il coraggio di darsi anche a ciò che non conosce. Il risultato delle azioni del femminile, 7 di spade, con strategia. Il risultato è con strategia. 7 di spade è la carta del ladro, eccetera. Il risultato delle azioni con questo coraggio è darsi con strategia rispetto alla mente razionale. E soprattutto qua c'è anche di nuovo la morte, smettere di autoingannarsi. Il risultato è smettere di autoingannarsi rispetto alla verità del cuore. Quindi è strategica nei confronti della sua mente razionale perché segue l'anima, ok? E quindi smettere di autoingannarsi. Un'altra carta. E qua abbiamo la giustizia di nuovo. Come ti ho detto prima, farà ciò che è giusto per se stessa. Laddove si deve ritirare, si ritira. Laddove si deve dare, si ritira. Avrà il coraggio di seguire le sue intuizioni che gli diranno magari tutt'altro di ciò che la sua mente razionale le ha detto.
Facendo questo apporterà giustizia nella sua vita, ok? Vediamo cosa dirà lui a lei, o qual è il sentimento che muove le sue azioni. Lo facciamo con i miei oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Voglio fare l'amore con te. Quindi fare l'amore con questo tipo di maschile in questa settimana è fare l'amore con veramente tanta profondità. È un'audacia dell'anima. Perché quando apri il cuore fai proprio l'amore con l'anima, no? Sì. Cos'altro? L'amore è follia, è proprio il matto. Qua mi confermano che le energie maschili si daranno non con razionalità. Quindi che cosa vuol dire? Potremmo vedere dei maschili che si danno le proprie emozioni nel modo in cui ognuno sa darsi alle proprie emozioni o impara a darsi. Fatto sta che si daranno con coraggio, faranno anche delle azioni folli che hanno a che fare però non con i fuochi d'artificio, con queste carte qui. La follia stessa è mostrarsi vulnerabile, ecco cos'è. Perché la mente fa il controllo, no? Il controllo sulle emozioni. La follia stessa in questo caso è mostrarsi vulnerabile. Magari potrete vedere dei maschili come non li avete mai visti, con la loro vulnerabilità. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. E quando le energie maschili si ritirano, sarà molto forte la presenza nello spirito. Tempo e pazienza, te l'ho detto, non sono fuochi d'artificio in questa settimana. Qua ci sono dei maschili che stanno facendo un lavoro bellissimo, interiore, molto profondo, drammatico, perché abbiamo la stella 10 di coppe lì, e anche risolutivo. Sì, quindi questo vuol dire un po' di pazienza con le energie maschili. Adesso, ecco, io ho ancora gli strascichi. Che cos'è con queste carte sul maschile, per favore? L'inizio, un nuovo inizio fatto di bellezza, di autenticità. C'è ancora tempo per adattarsi o ricominciare. Senti la vita fluire liberamente attraverso il tuo essere. Tutti i tuoi desideri possono avverarsi nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Sentirà la fede di un nuovo inizio, di un nuovo modo di amare. Vediamo su di lei. Lei osserva la bellezza. Quando insisti nel pensare che il mondo sia ostile e che gli altri siano i tuoi nemici, non sorprenderti se è davvero così. Per fortuna le profezie che si autoavverano funzionano in entrambi i modi, è quello che ti ho detto prima. Può nuocerti soltanto l'idea che qualcosa possa nuocerti. Quindi non è pensando in modo diverso che le cose cambiano, ma convincendo il corpo. Ecco perché vi dico, fate le pratiche, va bene? E io vedo che c'è una grande opportunità di vedere la bellezza ovunque ti trovi in questa settimana e goderne, no? Guardare la bellezza è Amaterasu o Omikami, provare piacere attraverso la contemplazione della bellezza, Amaterasu o Omikami. Per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, intensificate il rituale del piacere, la danza del piacere, ok? Quindi, allora, tu stai riprendendo, io parlo, ma sì. Quindi, quello che vedo in questa settimana, che lui entra in questa settimana con il cuore aperto, vulnerabile, e lei entra con un fuoco chiaro, maturo. Lui impara ad ammettere ciò che sente, lei a non farsi carico di ciò che non è suo. Lui scende nelle acque profonde della sua regina di coppe interiore e lei attraversa la morte che la rende finalmente integra. E quando due energie fanno questo lavoro speculare, cioè lui scende, lei sale, lui ammette, lei filtra, l'amore non è che nasce, si allinea.
Quindi le loro anime qua non si cercano per bisogno in questa settimana, ma per risonanza, ok? Per verità. Quindi queste due energie, no, sono all'interno di noi, non è soltanto un uomo e una donna fuori. E per chi, per esempio, dov'è che ti sei riconosciuta o riconosciuto di più? Perché ti dico, magari scrivimelo sotto, se ti sei riconosciuta o riconosciuto l'energia maschile, la tua settimana qua è come se vedessi un ritorno al tuo cuore. Cioè, ti dico chiaramente, non è più il momento di scappare dalle emozioni più grandi. Perché? Perché la tua apertura concreta in questa settimana è questa, cioè ammettere ciò che provi senza raccontarti storie. Per chi invece si riconosce l'energia femminile, la tua, la tua settimana qua è un ritorno a te stessa. Cioè è il momento di smettere di fare, di forzare, di creare, inteso dallo stress dell'ego, no? Devo fare, no, no, lasciare che le cose arrivino. Quindi la tua apertura è questa, scegli te stessa o te stesso e lascia che il resto si allinei da solo. È chiaro? Quindi quello che fondamentalmente stiamo leggendo attraverso queste carte non è mai la storia di due persone, no. Maschile e femminile, lui, lei, no? È la storia proprio dell'essere umano nella sua interezza. Questa è la danza eterna tra il principio attivo e il principio ricettivo che vivono dentro di noi. Che tu sia uomo o donna, non importa, la psiche, come insegna James Hillman, padre della psicologia archetipica, è il teatro degli dei. E dentro quel teatro gli archetipi del maschile e del femminile recitano sempre insieme. Il maschile interiore non è un uomo e il femminile interiore non è una donna. Il maschile è il fuoco, l'azione, il coraggio, la direzione e il femminile è l'acqua, la profondità, il sentire, la trasmutazione. E quando facciamo una lettura di lui, lei, in realtà che cos'è che stiamo leggendo? Che cosa? Stiamo leggendo il tuo principio solare, il tuo principio lunare, il tuo essere freccia, il tuo essere tempio, il tuo andare, il tuo accogliere. E tutto ciò che abbiamo visto nelle carte si muove proprio così, cioè in te, in chi ascolta, in chi guarda questo video come se guardasse, no, un piccolo film della propria anima. Come vi ho detto già un'altra volta, la causa di ogni sofferenza è solo una, è la divisione tra maschile e femminile, tra visibile e invisibile, umano e divino e tutte le sottocategorie di divisioni. Quindi, in questa settimana, il maschile interiore vuole crescere, vuole dire la verità a se stesso, vuole smettere di scappare, vuole affrontare la parte terrena, vuole affrontare la parte vulnerabile, quella che sente e che teme la resa. Il maschile interiore non vuole più mascherare, ma vuole la direzione, vuole onestà emotiva, vuole maturità, vuole prendere in mano qualcosa nella tua vita e dire basta tentennare, ma si va, il tuo maschile interiore, ok? E il tuo femminile interiore questa settimana che cosa vuole? Vuole guarire, vuole alleggerirsi dalle illusioni, vuole smettere di raccontarsi storie che la tengono ferma, vuole ricevere ciò che merita, vuole sedersi dentro una sincerità profonda, accettare la propria sensibilità come potere, vuole accettare la sua sensibilità non più come vittima, come depauperamento di energia, ma piuttosto come un potere assoluto. Non la vuole più accettare come ferita la sensibilità, ma come potere. Il tuo femminile interiore vuole lasciare andare il passato, o meglio, vuole pacificare il passato, restituire le proiezioni all'altro e dire io sento e ciò che sento è vero. Quindi
le due energie si parlano dentro di te. Quando il maschile smette di reagire dentro di te e inizia a scegliere, e quando il femminile smette di soffrire e inizia a sentire con lucidità, allora qualcosa dentro di te si allinea. È come se diventassi di nuovo completa, mi spiego, completo, come se tornassi al centro del tuo cerchio, dove non c'è conflitto, ma c'è alleanza. Perché l'unico vero amore della nostra vita è quello tra il nostro maschile e il nostro femminile interno, lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche, l'amante mistico per gli sciamani. Tutto il resto, persone, relazioni, situazioni, sono solo riflessi di quel matrimonio mistico, matrimonio sacro. E questa settimana la vita ti chiede proprio questo: smettere di scappare da ciò che desideri davvero, smettere di stringere ciò che ti fa soffrire. Il maschile ti dice agisci da un punto di verità, il femminile ti dice senti da un punto di libertà. E allora quando queste due energie fanno pace tutto si mette in ordine, le relazioni stesse cambiano, le scelte diventano chiare, i segnali dell'universo iniziano a parlarti con più forza. Dove sta? Eccola. E quella famosa persona che guardiamo nella lettura del lui-lei, che sia una donna o un uomo a cui stai pensando, non è altro che il simbolo vivo di questi due poli interni che ti abitano. È un teatro sacro, un rito immaginale, potremmo dire, che ti aiuta a capire chi sei mentre ami. Quindi, quando parliamo di lui-lei in una lettura d'amore, come può essere adesso, o quando vi faccio una lettura sull'amore, no? Non stiamo guardando una persona là fuori. Quella figura che ti attrae, che ti confonde, che ami o che temi, è anche un simbolo vivente. È come se l'universo avesse preso due parti di te, le avesse vestite da personaggi e le avesse messe in scena davanti ai tuoi occhi per parlarti. E nella psicologia immaginale tutto ciò che incontri, soprattutto nell'amore, è uno specchio della tua profondità. Hillman diceva che la psiche parla attraverso immagini, figure, attraverso trame, e lo sciamanesimo dice che tutto ciò che accade è uno spirito in visita, un messaggero. E allora in una lettura di lui-lei cosa accade? Accade questo miracolo, che lui diventa il volto del tuo principio maschile interno, la parte di te che vuole agire, che vuole affermarsi, che vuole proteggere, che vuole costruire, che vuole decidere, che vuole muoversi nel mondo. E la lei diventa il volto del tuo principio femminile interno, la parte di te che sente, che accoglie, che desidera, che sprofonda, che immagina, crea, guarisce, si arrende e si apre al mistero. Quindi sono energie antiche, primordiali, non hanno sesso, vivono in ogni essere umano. Quando dunque osservi una storia d'amore, che cosa stai osservando veramente? Stai osservando il dialogo, lo scontro, la danza, la distanza, la fusione tra questi due poli dentro di te. Ecco perché diciamo che quella persona non è un partner, non è solo un partner, ma è l'archetipo che ti abita, uno degli archetipi che ti abitano. È una mappa, è un rito, un'iniziazione, lui non è soltanto lui, lei non è soltanto lei. Sono come due attori su un palcoscenico sacro, no? Che chiamano la tua anima. Cioè, se n'è andata la luce. Cioè, appunto, è ritornata però. Quindi quello che accade tra lui e lei, che cosa ti mostra veramente? Ti mostra come ti muovi nel tuo desiderio, ti mostra dove ti blocchi, ti mostra dove ti proteggi troppo, ti mostra dove ti arrendi troppo poco, ti mostra dove temi di essere vista o visto, ti mostra dove temi di perderti, dove hai fame d'amore, dove hai paura dell'amore, dove vuoi avvicinarti, dove hai paura di lasciarti prendere. E allo stesso tempo ti mostra la tua grandezza, cioè dove sei capace di dare, dove sai guarire, dove sai portare la luce, dove sai aprirti, dove sai amare oltre alla paura. Quindi, ragazze e miei ragazzi, ogni lettura non è mai una curiosità sul partner,
soprattutto queste terapeutiche che facciamo con lui lei, ma anche quando ti leggo la lettura sull'amore, ce la devi portare sempre a te, altrimenti stiamo nella melma della mente, ripetiamo, 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 stesso dolore, stessa sofferenza. Ma questo ormai io lo faccio da anni con voi, quindi ogni lettura è un rito terapeutico, c'è una via per conoscere chi sei mentre ami. L'amore, quello vero, non è mai una storia tra due persone, è sempre una storia tra due forze dentro di te che imparano a danzare nella stessa direzione. E quando dentro di te quei poli smettono di farsi guerra e si riconciliano, anche la relazione esterna con l'altro cambia. Perché il mondo non ti porta altro che ciò che sei pronta, ciò che sei pronto a vedere. Ok? Ok, vi ho fatto questa precisazione proprio perché era importante, perché sono letture sempre valide dal momento in cui lo guardi e quindi ci tengo a ribadire questo concetto in queste letture atemporali. Ed è per questo che state cambiando radicalmente la vostra vita. Come vi ho detto anche prima, la pacificazione avviene a gradi di intensità sempre più elevati. Quindi è necessaria disciplina, passione, impegno, perseveranza e poi tanto gioco, tanta leggerezza mentre lo fai. Disciplina e leggerezza possono sembrare due termini antisonanti. Io mi auguro di avervi trasferito il mio modus operandi di far danzare queste due forze potentissime insieme, disciplina e leggerezza, da sempre. Lo so perché tanti di voi lo fate, tanti di voi lo fate, quindi ragazze e miei ragazzi è bellissimo così. Detto questo io non aggiungo nient'altro, anche questa volta mi ha dato una bella bottona questa stesa. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!